Conoscete la musica? Balliamo dunque. Che anche voi conosciate o meno la musica di Halo non importa. Oggi voglio raccontarvi perché credo che anche voi dovreste arruolarvi nella miglior forza di pace galattica, nel nome della super terra e della democrazia controllata. Attenzione Helldiver, questa è un'emergenza galattica. Amici ed amiche, nella più tetra ora dell'umanità, rispondete alla chiamata del Ministero della Difesa. Gli Helldiver ricevono gli ordini dal Ministero della Difesa e io li ricevo dal Ministero della Verità. Le nostre sono le mani che strapperanno i vincoli della tirannia. Per fortuna nessun Helldiver ufficiale del Ministero della Verità ha ancora letto il mio nome, perché ricordatevi, noi siamo liberi di essere liberi e combattere la tirannia delle specie aliene nell'universo. Ma andiamo dritto al sodo, perché è bello diventare un Helldiver? Helldivers 2 è stato un videogioco che l'8 febbraio 2024 ha ridefinito un genere intero, quello degli shooter in prima e terza persona. Fino ad ora ha ricevuto tantissimi aggiornamenti gratuiti che ne ampliano la storia, le meccaniche e il divertimento, in contrasto con tantissimi altri shooter dove le microtransazioni sono obbligatorie. In Helldivers 2 potremo guadagnare le nostre valute semplicemente giocando. Attenzione, super credits. È stato rilasciato inizialmente per computer e PlayStation 5. È stato annunciato di recente l'imminente sbarco su Xbox di questo acclamatissimo titolo, in collaborazione con Halo. I due videogiochi hanno tanti elementi in comune e in più Helldivers ha sempre fatto un occhiolino a tutta la fantascienza, con un occhio di riguardo per i grandi classici del mondo videoludico. Se in passato un po' delusi avevate appeso al chiodo il vostro controller, credo che sia il momento giusto per rispolverare le vostre armature da Spartan o da Talo, riprendendo in mano quel controller ed unendovi alla flotta in lotta. Corre l'anno 2185, la Superterra regna democraticamente incontrastata sulla federazione umana in tutta la Via Lattea e noi siamo chiamati come giocatori a diventare parte della truppa d'elite più elite delle elite, gli Helldivers, coloro che coraggiosamente si tuffano nell'inferno al fronte difendendo l'umanità dalle 3 razze aliene che vogliono sconfiggere la Superterra. Questo discutibile regime autoritario militarizzato, l'utopia democratica dell'umanità nel prossimo futuro, avulsa da ogni controversia politica, burocratica e organizzativa sulla qualità della vita dei suoi cittadini. Il seguente video è sponsorizzato dal Ministero della Verità e della Propaganda. Fate rapporto al vostro ufficiale di riferimento per ogni forma di dissenso e sovversione rilevata nelle vostre vicinanze. I dissidenti rilevati saranno scortati per un soggiorno nel campo di rieducazione democratica più vicino. Ciò che differenzia Helldivers 2 da altri shooters è l'esperienza in sé per sé. È infatti un titolo cooperativo PvE che più si assomiglia a Deep Rock Galactic, però con una grafica fenomenale, così tanto fenomenale da replicare molto spesso in maniera genuina e sempre nuova una qualità cinematografica degna del miglior Colossal multisala. Il caos più totale generato da scenari di guerra così dinamici e frenetici è un fertilizzante fondamentale per il divertimento, a mio avviso. A maggior titolo se tale esperienza è condivisa con degli amici. Ed è stata proprio l'insistenza dei miei amici merito del mio ritorno su Helldivers 2, di cui avevo chiesto rimborso al lancio. Già! Però alla fine, vedete, dopo il soggiorno nel campo di rieducazione democratica, eccomi qui. Ho passato 2 mesi quest'estate a giocare principalmente ad Helldivers 2. La prima esperienza è stata, un po' traumatica. Sono stato catapultato direttamente nella difficoltà massima. Cazzo. Hai tirato qualche bomba, bro? No. Ho ucciso Lewandowski. No, lo Stingray. No, sarà la mia torretta che ti ha ucciso. Arriva il Napalm, quindi toglietevi alla grande. Ah, ecco, di solito quando si chiamano gli stratagemmi si fa la call tirando perché bisogna allontanarsi. Occhio. Ecco, poi quella striscia azzurra che vedi è l'air strike dei nemici, quindi in quella striscia azzurra arriva un bombardamento da un momento all'altro. Io provo a darti un po' di info così sparse, ma lo faccio per il tuo bene. No, fai bene. La seconda che faccio contro gli illuminati sta andando come la prima, se non peggio. Sono fortissimi gli illuminati. Beh, questo livello... Non dovresti fare questo livello, però proviamo. Just Dance. Ok.
Fatta. Minchia, tirando col jetpack, seriously? Ce n'è ancora. Fa schifo? No, ma è Ah. bellissimo. Forte, forte. No, ti facevo i complimenti per averlo portato. No, ho visto che per farmare, fare un po' di XP velocemente era consigliato, l'ho preso. Carino. Che hai visto Sbi, lui gioca da 2 minuti e sa già più roba di te che giochi da 6 mesi. Minchia, non so neanche come cazzo mi chiamo in questo momento, non capisco un cazzo. Dopo magari facciamo i bot che sono più soft. E giustamente Tirano non sa un cazzo, non ha neanche l'ultimo perk. Sembra se la stia cavando male. Anzi. No, ma te l'ho detto, Ma va va benissimo. che Tirano le mani ce li ha. Cioè Tirano quando finisci una partita a sto gioco è praticamente come i reduci del dietro, anche di notte negli incubi, te lo dico. Ti sono caduto in testa, vero? No, non l'ho fatto apposta, zi, cioè nel senso... Scusa, Dando. 10 km quadrati, un'area vasta come il Wyoming. Ma non mi sono mosso. Per la libertà, la mia gamba! No, anche arrivo. Adesso ti atterro in testa. Ma che cazzo c'entro io? Fa schiantare che si lancia di continuo. Ah, perché se lanci lo stratagemma mentre ti lanci così va più lontano, per quello. Sì, però è proprio bello da vedere. Ah, ok. No, però dico non lo fa a caso. No, Dando non fa niente a caso. Tranne quando tira in napalm. È atterrato quello inutile. No, No, quello inutile è ancora è morto. atterrato te, Tirano, non è Sbiro. Cioè, scusa, zi, allora mettiamo le cose al loro posto per cortesia. Perché puoi arrivare qui e pretendere il posto del più scarso così, eh. Ho il napalm. Io ne ho tirati 2. Il dubbio non aggiungo anche. Easy. Beh, dai. Io lo sapevo che è super fattibile. Nonostante Sbiru. Io ci provo a sabotarvi, ma siete troppo forti, raga. Ok, la prima esperienza è stata veramente allucinante, però basta in questi giochi un po' prendersi la mano e addestrarsi e imparare dai propri errori, morendo. Considerato che l'aspettativa di vita degli Helldivers nel momento in cui vengono schierati al fronte è molto bassa, circa 2 minuti, credo di essermela cavata largamente nella media. Questo gioco è bello anche per i suoi vari bug che fanno scompisciare certe volte, perché è completamente inaspettati e assurdi. Estrazione completa. Pelican One inizia la risalita. cazzo. T'ho visto. Cioè, non è possibile. diretto. Quando ti mira non... devi morire, punto. Stavo sparando anche ai suoi mitra, ma... Gli faccio una rettoscopia. Perditi. Oddio, vai. Dove sei, figlio di cane? Oh, gli sono sopra! Ma che cazzo è successo? Un po'. Bella, l'hai tirato giù col pollo, ottimo. Lol. Eroico. Per la super terra. Bravissimo, così che si fa. Per fare robe. No. Penso sia proprio bello fare parte di una community così positiva e attiva, perché nonostante si possa giocare con i propri amici e divertirsi, abbiamo la possibilità di unirci a qualsiasi partita pubblica o addirittura ospitarne una anche noi. Giocare pubblicamente può essere un tiro di dado, è vero, possiamo avere a che fare con dei troll, con dei giocatori molto scarsi, con dei giocatori molto egoisti, ma in generale, per la mia esperienza, posso garantire che la community è una delle meno tossiche alle quali io abbia mai avuto il piacere di unirmi. Su ogni pianeta saranno disponibili delle operazioni, un set di missioni, la quantità dipende dalla difficoltà selezionata, che ci permetteranno di contribuire alla difesa o alla liberazione di un pianeta. Come detto poc'anzi, le difficoltà sono 10, dalla livello 1, che è affrontabile assolutamente anche da soli, fino alla Super Helldive, la livello 10. La scelta della difficoltà sarà possibile una volta affrontata e superata un'intera operazione alla difficoltà precedente.
Una delle grandi particolarità di Helldivers è lo sviluppo perpetuo della guerra galattica. La Superterra sarà sempre in conflitto, sempre assediata, non ci sarà mai pace. Ogni settimana l'alto comando della Superterra ci affiderà delle missioni. Tali missioni sono in realtà gestite e controllate dal Game Master, tale Joel, che è un membro del team di sviluppo di Arrowhead. Vi voglio sottolineare quanto la Fear of Missing Out, la FOMO, che generalmente è una politica negativa, predatoria, è stata riutilizzata e messa a servizio di un ottimo game design. Infatti tutto il rosicare che noi potremo mai provare in questo gioco, soprattutto in retrospettiva, riguarda l'aver mancato degli eventi importantissimi della guerra galattica, dove la community ha brillato nelle scelte e nella difesa della democrazia. Colgo l'occasione per raccomandarvi a livello community Helldiver Companion App. Potete trovarlo anche in formato browser e lo sto utilizzando mentre vi racconto di tutti questi eventi. Qui potete tenere d'occhio l'andamento della guerra galattica, oltre che tutte le novità più recenti su attacchi, difese ed eventi vari. L'esempio più recente è stato l'aggiornamento Cuore della Democrazia a maggio, quando tutti gli Helldivers sono stati richiamati sulla Superterra a difendere il nostro pianeta natale da un'invasione degli Illuminati. Ma ce ne sono tantissimi altri. La lore di Helldivers viene costruita costantemente, nel secondo capitolo della saga, proprio dalle scelte democratiche della community di giocatori. E in mezzo a tutta la satira, questa non è che la ciliegina sulla torta, cioè quando possono votare le persone effettivamente scelgono bene? Beh, ogni tanto l'alto comando ha dovuto correggere il tiro, sia sugli ordini principali, sia sulla narrazione in sé per sé, facendo venire il dubbio a diversi Helldivers che in realtà la democrazia controllata sia molto più controllata di quanto ci vogliano far credere. No, ufficiale, no, la mia non è sovversione, lo giuro sulla democrazia! Le 3 fazioni nemiche continueranno a darci problemi e ci saranno sempre situazioni interessanti come quella che ho vissuto io quest'estate. Parlo del gelido Vietnam spaziale sul pianeta Claurel contro la divisione crematoria degli automaton. E al contempo ci è stato richiesto di uccidere milioni di nemici di rango speciale per ognuna delle fazioni. Eh sì, perché ogni fazione ha un roster di unità, con le variabili e i modificatori. La maggior parte degli ordini principali sembravano infattibili e con l'impegno della community e una manina appunto dall'alto comando siamo riusciti a ribaltare la maggior parte dei prognostici e riprendere nelle mani della Superterra tantissimi pianeti. È per questo insieme di motivi che io ritengo le scelte di Arrowhead estremamente rivoluzionarie nel panorama live service. Noi giocatori siamo stimolati a scrivere di nostro pugno la storia di Helldivers 2. Veniamo anche stimolati dal rilascio non costante ma programmato di alcune aggiunte di gameplay. I Warbond sono dei pacchetti di cosmetici, armi e armature e stratagemmi che ci consentiranno di ampliare il nostro repertorio. Questi andranno pagati con i supercrediti che, come già detto, possono essere farmati giocando. Gli ordini principali vedranno anche degli ordini aggiuntivi saltuariamente, oltre che il quotidiano ordine personale. La ricompensa saranno le medaglie. Sia le medaglie sia i campioni che i crediti di requisizione, quindi quelli dorati, avranno un tetto massimo, ognuno dipendente dalla risorsa stessa. Queste risorse ci serviranno per aumentare la nostra capacità offensiva, potenziando tutto il nostro equipaggiamento, includendo anche la nostra astronave, che è il nostro hub, dal quale lanceremo le missioni, entreremo in contatto con gli altri giocatori e personalizzeremo la nostra dotazione in gioco. Per quanto riguarda le armi, la modifica in armeria andrà sbloccata aumentando di livello. Non voglio perdermi in ulteriori dettagli che magari sono più consoni a una guida, qui vi voglio parlare della mia esperienza. Sono partito come un peone, un cittadino senza alcuna esperienza e sono diventato un generale della Superterra nell'arco di questi mesi. Non sono ancora per nulla uno dei migliori giocatori di Helldivers 2 che voi possiate mai incontrare, però qualche cosa credo di averla capita. Essere un Helldiver vuol dire essere anche un bel po' matti e le giocate più assurde e rischiose
base risulteranno essere sempre le più divertenti e cinematografiche. Comunque, per la varietà in questo video e continuare a farvi sorridere un pochino, vi faccio vedere una manciata di clip dalla quantità invereconda di video registrati da me quest'estate su Helldivers 2. Voglio un meme con gli short di Barbero, fila Hellbomb e Barbero che dice dobbiamo aspettarci che prima o poi la useremo. Prima o poi qualcuno la userà. A few moments later. Beh, che dire. Qualcuno ha fatto esplodere l'elmo. Ah, il fuoco. Ok, c'è un problema. Le munizioni. Uno? Un problema. Sei fortunato. Sì, abbiamo capito. Siamo al tiro dell'artiglieria. Vuole essere sicuro che E capisci. ci prendono. Tutte le mie cose bellissime io dico. Ah, ho capito, Peccato. ho capito. Sta venendo giù Ho capito. Nen e Master of the Universe. Ma non... No, vabbè. Non lo fare di Conto alla rovescia iniziato. Pronti al decollo. Suca. Con la pistola entra dentro. No. Estrazione completa. Ma lui lo fa Todo sempre, bravo. quando c'è l'estrazione deve sempre far l'agguato per ucciderti. Tactical nuke incoming! Democratico. Tanto democratico. Assolutamente. Ho capito. Anche una 500, non costa mai. Se dobbiamo fare le cose facciamole bene, no? Assolutamente. 24. Sulla bandiera c'è scritto chiaramente Vasco, vita spericolata. Il diverato spericolato. Sparito tra le fiamme, incredibile. Che mago. Tutto. GG. No, la bandiera. In questo casino non abbiamo chiuso mezzo buco, eh. Non è vero, non è Vorrei vero. dirvelo, ma... Vado Da io. 3, Michael Jordan da 3. Aspetta. Ok, una fumogena, no, perché mi preoccupavo già. Si vede un cazzo. Però se lo guardi sembra un altro gioco, sembra dei Division a un certo punto. Adesso devo controllare tutte le volte che vedo un orbitale. Obiettivo individuato. Due gentio? 500. Ah, È una 500. Iniziata. Fate attenzione. Non abbiamo A più me no. il fischio, eh. Io l'avevo chiamata, bisogna guardarle le Eagle di Dando, rega. Ti ha fatto 5 smoke. La sesta erano 500. Boom. Spero vi siate divertiti, grazie per aver cliccato sul teschio del tiranno. Per me questo è quanto, fatemi sapere cosa ne pensate. E mi raccomando, se vorrete tuffarvi nell'inferno galattico, fatelo con il coraggio di chi combatte per la democrazia e la libertà. Alla prossima, cittadini e cittadine della Superterra. Uno stratagemma costa di più di ciò che la maggior parte dei cittadini guadagna in un anno. L'ufficiale locale di reclutamento mi ha fatto un sacco di belle promesse. Lo so, rischia di essere cringino, ma il senso è quello però. No, è che di base diventa tale, cioè la premessa è quella. Cioè, è un annuncio di reclutamento.
In caps lock, mi hanno reclutato nella migliore forza di pace galattica. Che cosa dovrei dire? Una roba tipo... Considera anche tu di fare come me e unirti agli Helldivers, la forza di difesa galattica più potente delle potenti migliori bastarde maledette, perché ho già dimenticato quello che dovevo dire.